Oggi parliamo, ascoltate bene, parliamo di un momento che nessuno vorrebbe vivere. Perché? Siete alla cassa di un supermercato, il carrello è pieno e guarda un po', passi la carta ADI e la transazione viene negata. Oppure, peggio ancora, questo dà un fastidio, peggio ancora, provi a controllare il saldo e il sistema sembra completamente morto. Come state? Spero bene. Come sempre, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina per non perdere tutte le prossime novità. E poi ricordatevi la penna Sky ufficiale del canale. Trovate tutti i collegamenti qui sotto in descrizione e se mi ricordo vi lascio anche il primo commento fissato con il link dove potete trovare la penna Sky ufficiale del canale. In questa settimana e anche nelle scorse settimane, perché io faccio riferimento a questa, ma è una cosa che è vecchia come il mondo, ho ricevuto centinaia di segnalazioni, di commenti di persone infuriate, specialmente dalla Sardegna e dalla Sicilia, su ritardi assurdi e problemi logistici. Allora, intanto devo dirvi che non siete voi che sbagliate, perché ovviamente non è che siete voi che sbagliate, perché se le domande sono state fatte, sono state accettate e tutto il resto, non è che siete voi che sbagliate, attenzione. Quindi cerchiamo di capire se c'è effettivamente, o ci sono stati, o ci saranno comunque, dei problemi tecnici e di gestione che dobbiamo analizzare. Oggi vi spiego perché la carta viene rifiutata anche se i soldi ci sono e cosa fare se vivete in determinate zone dell'Italia dove pare che l'INPS sembra si sia dimenticata di voi. Quindi la prima domanda è questa: perché il negozio rifiuta la carta? Problemi tecnici. Partiamo dai negozi. Cosa succede? Che molti di voi mi avete scritto dicendomi questo, commenti, sono commenti vostri. Dice Luigi, il supermercato sotto casa non accetta più la carta. Attenzione, la carta ADI gira su un circuito Mastercard delle poste. No, vabbè, Mastercard è una cosa mondiale, internazionale, cioè non è che se l'ha inventata la posta, quelli si sono solo appoggiati a quel sistema, attenzione, non è che ha inventato l'acqua calda. E quindi potrebbero esserci dei blocchi che vengono chiamati MCC, Merchant Category Code. Questi blocchi sono rigidissimi, anche perché le poste, in accordo con l'INPS, lo Stato e quant'altro, è andata a dirgli proprio alla Mastercard, attenzione, devi bloccare quei tipi di categorie di negozi. Hai capito? Questi non è che sono scemi, questi si sono messi d'accordo, è per quello che la carta non passa e non funziona. Questo vuol dire che se il negoziante ha registrato il suo terminale POS, cioè proprio la macchinetta dove voi infilate la carta, digitate il codice e vi aspirano i soldi, quella lì, se il negoziante ha registrato il suo POS con un codice categoria non autorizzato, magari un negozio di alimentari che risulta come generico servizi e che se ha sbagliato a registrarsi, ha messo un codice che non è il suo, cosa succede? Che la transazione e il pagamento fallisce automaticamente. Quindi dovete sapere che non è colpa vostra o non è colpa del vostro saldo della carta. Attenzione. Quindi vi do un consiglio pratico. Ecco, prima di fare la spesa grossa, se vi trovate in un negozio che non avete mai visto prima o che non siete mai andati prima o che non conoscete, che passavate di lì per caso, che ne so io, così,
provate prima ad acquistare qualcosa con 1 euro, 5 centesimi, 10 centesimi, che cavolo ne so. Se la carta passa tranquillamente, allora il POS è ok, potete fare la spesa in quel negozio. Se invece non passa, se non passa, allora non c'è molto da fare. Sapete, non è che c'è molto da fare, perché dovete cambiare negozio e ricordarvi che non è un problema vostro, è un problema di gestioni varie, quindi voi non c'entrate praticamente niente in tutta quella storia. Poi vediamo il mistero del saldo. Poste verso sito internet dell'INPS. Secondo punto, la difficoltà a controllare il saldo. Molti di voi stanno impazzendo tra l'applicazione PostePay, che tra l'altro manco esiste più, che hanno cambiato tutto, anche quelli, no? Che hanno soldi da spendere, e il sito internet dell'INPS, ok? Questi due sistemini lì. Quando vogliono, vedi come si mettono d'accordo, e quando non vogliono che non si mettono d'accordo, eh? Ricordate, l'unico saldo reale è quello che vedete tramite l'ATM delle poste, oppure quello che vi dicono tramite il numero verde. Non ci sono altri saldi. Quello che vi dice l'ATM, quindi la macchinetta fuori dalla posta, quando inserite la carta, digitate il codice, quello è l'unico saldo reale, quello vero. Spesso cosa succede? Che il sito internet dell'INPS dice è stato pagato, ma le poste cosa fanno? Non caricano i soldi materialmente subito. Ci vogliono 24-48 ore perché quando si tratta di aspirarli, se li aspirano immediatamente. Quando si tratta di darli, ci passano anche 2 giorni. Io queste cose non le ho mai capite. Cose strane loro. Ah, ricordatevi la penna Sky ufficiale del canale, mi raccomando. Trovate tutti i collegamenti qui sotto in descrizione. Quindi se andate al negozio, appena vedete la scritta sul sito internet dell'INPS, pagato, rischiate di fare una figuraccia al bancone perché i soldi non sono ancora arrivati sulla carta. Quindi aspettate sempre il messaggio di conferma o meglio ancora, controllate il saldo al postamat, alla macchinetta della posta. Se il saldo vi dà errore tecnico, non insistete, tanto è inutile che state lì a spingere quella carta lì dentro, quel buco che tanto non entra, senza fare allusioni a niente. Ricordatevi che il sistema sta facendo i ricalcoli di metà mese, quindi riprovate magari dopo le 8 o quant'altro. Poi adesso abbiamo il caso delle isole, Sardegna e Sicilia, che sono perennemente in ritardo. Parliamo di questa problematica geografica. Ecco, Sardegna e Sicilia. Ho letto tantissimi commenti di persone che arrivano da queste due regioni. Sembra che le lavorazioni degli ultimi mesi in queste regioni vadano a una velocità completamente diversa. Perché? Perché spesso dipende dai flussi di comunicazione tra i comuni e le sedi regionali dell'INPS per le verifiche dei patti di inclusione. Se il vostro comune è lento a trasmettere i dati, allora cosa succede? Che la vostra pratica rimane lì ferma in un limbo, così, buttata là in un angolo, anche se a Roma è tutto ok. Tu vedi un po'. Se siete in queste zone a questo punto e vedete tutto fermo da più di 15 giorni, allora l'unica via che vi dico è quella di non aspettare. Mandate subito una bella PEC, l'hanno voluta, sparategli una bella PEC, pam, ok? Alla sede dell'INPS provinciale o di competenza della vostra regione, città, provincia, comune, quello che cacchio volete, basta che spedite sta cacchio di PEC, ok? Chiedendo dello stato di lavorazione della vostra pratica. Muovetevi, dovete muovervi perché il silenzio assenso qui praticamente non esiste, non esiste, ok? Ora vediamo, siamo arrivati alla conclusione. Tra
problemi tecnici, burocrazia regionale, casini tra INPS e poste, problemi vari, bisogna restare vigili e attenti. Attenzione, non fatevi cascare su, non fate i polli, non fate i polli, non fatevi scoraggiare se la carta dà dei problemi, spesso è solo un errore di comunicazione tra l'INPS, la banca, il negozio, il circuito Mastercard, le poste, insomma, casini su casini, vogliono controllare le persone, poi alla fine non riescono a gestire 300 euro che danno sti spiccioli qua a fine mese, non riescono a gestire 300 euro. Troppi casini, speed, password, non fare un casino, poi non riescono a gestire 300 euro al mese, ma vi rendete conto come siamo combinati? Siamo combinati malissimo. Comunque, fatemi sapere qui sotto nei commenti da quale città state scrivendo e se la vostra carta funziona regolarmente e ha funzionato tranquillamente nell'ultima spesa. Cerchiamo di creare una mappa dei disservizi italiani qui sotto nei commenti, ci aiutiamo a vicenda. Non ci fermiamo qui, andiamo avanti e ricordatevi che dovete recuperare fino all'ultimo centesimo. Prima di concludere vi ricordo come sempre la mitica penna Sky ufficiale del canale, la trovate tutti i collegamenti qui sotto in descrizione e se, come dico sempre, se mi ricordo anche nei commenti, il primo commento fissato, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!